Benvenuti a Casa Callas su Classic Stage TV, è domenica 23 gennaio, sono le 20:30 e siamo pronti per un'altra puntata straordinaria. Grazie a tutti voi che ci seguite sulle nostre piattaforme social, Facebook, Twitter, Instagram e naturalmente YouTube. Grazie anche ai sottotitoli in 4 lingue, siamo visti veramente da tutto il mondo e questa sera c'è una puntata straordinaria che si intitola Franco Corelli Forever. Abbiamo l'occasione di tributare uno speciale omaggio a un grande personaggio del bel canto italiano al quale è intitolato il Teatro delle Muse di Ancona. Ecco, mostreremo immagini esclusive, interviste, contributi e profiliremo anche un profilo del tutto nuovo con i nostri esperti di Franco Corelli, che era veramente un uomo elegantissimo, oltre che un grande cantante. Ecco. Mentre ci colleghiamo con il maestro Vincenzo Di Vivo, direttore artistico del Teatro Le Muse di Ancona, e con il regista Stefano Vizioli, vedo già pronti i nostri esperti, la coppia del bel canto, Sara Punga e Stefano Secco, il mezzo soprano e il tenore più cool del web. Buonasera, benvenuti. In senso buono, ciao! Ciao, ciao a tutti gli ospiti. Grazie degli esperti. Grazie agli esperti. Forse questa volta ancora una volta in più, perché siccome sono stato a contatto, diciamo, i primi miei anni della carriera, quando ancora non avevo debuttato, ho avuto appunto delle lezioni da lui, per cui forse potrò dire qualche cosa di più, un aneddoto o smentire certe cose che si dicono. Voci di corridoio. Io invece ho fatto il suo concorso, sono arrivata finalista al concorso intitolato a lui, che si svolgeva ad Ancona, e lui era presidente del suo concorso, quindi è un ricordo. Ecco, quindi questa emozione di averlo conosciuto di persona. Sì, entrino adesso i nostri ospiti di oggi, e soprattutto sono degli ospiti veramente importanti perché veramente hanno lavorato in tutto il mondo, quindi abbiamo la possibilità di parlare anche degli anni di Corelli negli Stati Uniti con grande competenza. Abbiamo il maestro Vincenzo De Vivo, direttore del Teatro delle Muse Franco Corelli, è originario di Salerno, ma dal 1982 è stato direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, del Comunale di Bologna, del Teatro dell'Opera di Roma, della Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi. Vogliamo dirle tutte queste cose perché sono importanti. Consulente dell'Orchestra della RAI di Roma, della Teleradio Televisione di Stoccarda, consigliere dell'amministrazione dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena. È anche direttore artistico dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, e infatti si è dedicato moltissimo ai giovani, ha fondato con Peter Mag e Gianni Tangucci la Bottega per i giovani cantanti, membro della giuria di numerosi concorsi, ma è soprattutto anche autore di libretti d'opera. Ecco, benvenuto a Casa Callas, maestro, con questa straordinaria carriera. Grazie, sono molto lieto di essere con voi. Anche tra noi il regista Stefano Vizioli, che è un regista di fama internazionale che ha lavorato con i migliori direttori d'orchestra italiani come Muti, Abbado, Bartoletti, Curtis, Gatti, D'Antoni, Alessandrini. Ha creato regie in tutto il mondo, dalla Scala di Milano all'Impro di Chicago, dalla Fenice di Venezia, poi ha lavorato a Pechino, a Buenos Aires, a Tokyo. Ha creato progetti importanti, diciamo anche particolari, come l'opera Bhutan, Acis e Galatea di Handel nel cuore dell'Himalaya, Japan Orfeo, una rivisitazione del capolavoro di Monteverdi che è stato integrato col Teatro No e l'Orchestra Gakaku. Ha anche curato un'opera alla Amal nel carcere minorile Pagliarelli di Palermo, quindi importante anche questa sua ricerca nel campo culturale, oltre che diciamo il solito lavoro in teatro. Ama i capolavori dimenticati, anche come il Montezuma di Vivaldi, la Dori di Celesti, i Due Figaro di Carafa, che sono alcune delle sue produzioni. Don Pasquale della Scala, diretto da Muti, Il Trovatore, che è stato dato a Liegi con Daniele Aldessì, poi abbiamo Due Figaro di Carafa, Rigoletto per il Festival Verdi di Parma con Leonucci, e poi ha diretto tante opere come Luisa Miller, Madama Butterfly, il Barbiere di Siviglia. Benvenuto a Casa Callas, al nostro talk show dedicato a Corelli. Grazie mille, sono molto felice di essere con voi. Bene, benissimo. Ciao Sara. Ecco, adesso dedichiamoci un po' alla storia di Corelli, che ha questa vita straordinaria con un profilo tracciato da Sara e Stefano, che lo hanno conosciuto e hanno anche avuto l'emozione, come Stefano, di studiare con lui. Che dire di Corelli? È stata una voce tra le voci più importanti del ventennio, che va dagli anni 50 agli anni 70, un tenore straordinario, di una bellezza scultorea,
sportivo, paragonabile ai divi di Hollywood. Lui nasce ad Ancona nel 21, sotto il segno dell'Ariete, a chi può interessare. Era alto 1,84, quindi molto grande, alto. Prestante, come bolle. Nasce in una famiglia che ama già la lirica, suo nonno era un tenore, gli zii paterni cantavano nel coro, comunque cantavano anche loro, e anche i genitori comunque avevano la passione del canto, quindi anche se lui non ha praticato da subito il canto, sappiamo che frequentava la corale del suo paese, tra l'altro come baritono, neanche come tenore, perché la sua voce da tenore è stata scoperta più tardi. Fondamentale è stato poi questo suo amico autodidatta, Scaravelli, che l'ha aiutato e gli ha fatto fare, diciamo, gli incontri giusti, giusto Stefano, con un maestro che gli ha cambiato, un maestro che è molto discusso ai tempi nostri. Interpello lui perché non è esattamente d'accordo. Un maestro molto discusso ai tempi nostri, cioè Arturo Melocchi, che l'abbiamo sentito anche molto legato al nome di Del Monaco, esatto. E di altri grandissimi tenori di quel periodo, in cui lui diceva appunto che entrando, diciamo, con l'estensione del baritono, perché arrivava fino a un la bemolle, Corelli, è riuscito con questo lavoro prettamente laringeo che diciamo insegnava il maestro Melocchi, l'affondo, ad arrivare ad avere l'estensione, cioè a cambiare il registro da tenore. Poi però lo stesso Corelli mi diceva che in qualche modo ha dovuto adattare questo metodo perché secondo lui ci voleva una certa forza. Lui era forte perché faceva canottaggio e altre cose, però ha detto che praticamente l'unico che, diciamo, è entrato col 60% delle sue possibilità ed è uscito al 100% è stato Del Monaco, con questo metodo. Per il resto lui ha dovuto nella carriera poi ritoccare, diciamo, un po' la posizione, perché mi diceva che gli dava dei problemi anche di intonazione e altre cose, anche se noi inizialmente abbiamo lavorato sulla laringe e ho avuto un giovamento veramente per il fiato, per quanto riguardava il fiato, perché ero entrato e mi svuotavo subito, facevo queste frasi, una frase e poi dovevo prendere subito il respiro. Lui mi ha detto: quanti respiri prendi? Per cui abbiamo lavorato in quel modo lì e devo dire che sul fiato proprio i risultati erano tangibili. E dopo lui ha avuto questa parentesi quando ha scelto di fare anche e bisogna dirlo, anche per imporsi in certi teatri che erano allora chiusi, ha dovuto fare anche cose di Bellini, Donizetti, come dicevamo, e quindi aveva bisogno di arrivare su una tessitura acuta con più comfort, diciamo, e quindi si rivolse, per esempio, per quanto riguarda gli Ugonotti alla Scala, che sono storici, fantastici, unici, si rivolse a Giacomo Lauri Volpi. Ma prima di Lauri Volpi e dei debutti in Scala, ricordiamo che lui ha debuttato al Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto con Carmen, quindi lì è stato proprio il suo debutto nel... E qui devo dire non posso parlare oggi perché subito qui devo dire due aneddoti veloci anche per far capire un po' quello che era il suo carattere. Cioè lui non diceva mai sì, io ho fatto questo, io ho fatto l'altro, come altri grandi nomi con cui sono stato a contatto, che mi parlavano della loro carriera. Io ho avuto questi successi, questi altri. Lui diceva che, e lo posso dire, mi prendo tutte le responsabilità, mi diceva che quella mattina, per esempio, del concorso di Spoleto è stato tirato giù dal letto dalla moglie perché lui aveva paura, non voleva andarci, primo. Poi ha vinto, gli è stata data Carmen e lui chiaramente mi ha detto: io sì, facevo le mie cose, ma un po' per paura io sono uscito e ho urlato tutta questa Carmen, cioè non ha detto che ha cantato, ha detto che l'ha urlata. E poi
chiaramente ha capito che la sua voce doveva avere anche altre caratteristiche, quindi diciamo ha uniformato, ma questo io lo dico non quello che dicono i critici o altre cose, io dico quello che mi ha detto lui personalmente. Aveva una vibrazione un po' caprina all'inizio. Sì, un po' caprina all'inizio, sì, questo l'ha detto lui. Sì, ma questo... E c'era un po' di disuguaglianza tra centro e acuto, e lui ha lavorato molto per riuscire a uniformare, e poi insomma è arrivato a quei risultati stratosferici dei filati e delle altre cose che ci sarebbe da parlare, non so, 10 puntate. Il maestro De Vivo cosa ne pensa con l'intonazione caprina di qualche cantante in generale? Cosa fa? Allora, no, allora diciamo che per Corelli quella vibrazione che ricordava un po' un velato caprino, tant'è vero che c'era qualche malevolo che l'aveva soprannominato Pecorelli, è stato, come dire, è stato un neo che con il tempo l'artista ha saputo superare. Cioè, l'artista ha fatto veramente dei passi da gigante. Se noi pensiamo che la sua formazione non ha avuto delle basi né musicalmente né tecnicamente molto solide, in qualche modo si è costruito e come professionista e come artista durante i primi anni di professione, e i risultati finali sono stati straordinari. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un'autentica sensibilità e una musicalità che gli dà la possibilità di entrare con immediatezza nello stile e nella scrittura di ogni compositore, e dall'altra parte senza aver incontrato alcuni personaggi che sono stati molto importanti nello sviluppo della sua identità professionale. Tra questi non possiamo tacere il grande Francesco Siciliani, che tra il Maggio Musicale Fiorentino e la Scala gli ha costruito una fisionomia che andava dal bel canto di Meyerbeer, Spontini, fino a quello belliniano, e passando però attraverso tutta una serie di altre esperienze interessantissime. Cioè, Corelli è stato il primo interprete di Guerra e Pace al Maggio Musicale Fiorentino, un'opera di Prokofiev, quindi un interprete del Novecento. È passato addirittura per Handel, naturalmente fatto nel modo in cui si faceva 50 anni fa, un sesto del Giulio Cesare, che sicuramente avrà avuto più muscoli di quanti oggi ne possa avere un mezzo soprano o soprattutto un tenore che interpreta questo ruolo. Ecco, vorrei sentire Stefano Vizioli che ci inquadri un po' la figura di Corelli contestualizzandolo nel suo tempo, anche come è cambiato il modo di fare regia nel secondo dopoguerra, dopo l'arrivo sulla scena di un gigante anche che era anche attore come Caruso, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Beh, sicuramente Corelli aveva un'aura, quella che si dice l'aura dell'artista, cioè innanzitutto era di una bellezza stratosferica, per cui il solo fatto di entrare e non essere appunto un mostro delle nevi, ma una persona assolutamente credibile fisicamente, rende ancora più veritiero, insomma, la sua realtà scenica, insomma, cioè lui era veramente un magnifico interprete, però io penso che veramente si capisce la sua, come ha detto giustamente Enzo, la grande musicalità, cioè l'accento che lui poneva nel porgere il testo era già regia, perché voglio dire, io vedo il teatro ascoltandolo. Quindi e questo secondo me è un dono di alcuni artisti, che attraverso il modo di porgere le note e soprattutto di essere interpreti di quei grandi registi che erano i compositori, perché non dimentichiamo che le indicazioni agogiche, i piani, i forti, le mezze voci sono scritte negli spartiti, e se sono scritti il compositore vuol dire che il compositore attraverso
la definizione appunto dei segni, appunto gli accenti, le mezze voci, i filati, i crescendi, eccetera, non sono quasi mai effetti edonistici del canto, sono interpretazione del testo e del ruolo. Quindi e soprattutto Corelli, che noi vediamo sempre un po' forse come un eroe muscolare di Manrico, un po' come dire, anche con questa presunzione del do, della pira, eccetera, ma era straordinario nelle mezze voci e nei pianissimi. Sì. Però nella Ida viene bene uno così statuario che dice partiamo. No, esatto, cioè, però a conferma che una regia è sempre contemporanea se si rispettano le indicazioni, io dico le indicazioni agogiche perché lì è proprio la vera regia da cui si dovrebbe partire, non è mettersi in jeans o fare la cartapesta ormai stantina, diciamoci, non è quella la modernità, ma la difesa dell'assunto poetico insito nello spartito che ti lascia comunque quell'emozione sia 300 anni fa sia per i prossimi 300 anni. Quindi la contemporaneità del cogliere il nucleo poetico all'interno dello spartito che lo rende immortale. Questa secondo me credo che sia insomma quello che noi dobbiamo avere la responsabilità di riproporre, indipendentemente dal fatto di fare, adesso c'è tanto parlare delle regie, cosa vuol dire regia moderna? La regia o è bella o è brutta, o ti prende o non ti prende, non è il linguaggio diciamo estetico che fa la modernità e la forza di Sono d'accordo. Di uno spettacolo. Ci sono tante cose un po' vecchie, un po' polverose, che sono altrettanto noiose e irritanti di un eccesso di mortificazione del testo, insomma. Certo. Cominciamo a vedere un album fotografico di Franco Corelli e anche qualche immagine della mostra di Ancona che si tiene al Museo Omero, una bella mostra tributata dalla sua città. Stefano, raccontaci qualche cosa di queste lezioni con Franco Corelli. No, era fantastico. Non so, diciamo che la maggior parte delle volte non sapeva neanche chi arrivava a lezione, per cui li suonavi e lui diceva: ah, quest'oggi c'eri tu? Sì, eravamo d'accordo così. Però poi lì veramente lui spiegava tantissime cose, non posso neanche dirlo, anche i colleghi che aveva, come si rapportava, e facevamo tantissimi vocalizzi perché erano le cose fondamentali su cui lui si basava, e poi iniziavamo non facevamo mai una romanza dall'inizio alla fine, ma lui voleva fare frasi di romanze, quelle che secondo lui erano diciamo più adatte, e anche i passaggi che erano più difficili, perché poi ecco, vedi, molto interessante questa idea che non ci fosse una romanza dietro l'altra, ma fammi questa frase di questa, di quest'altra, molto curiosa come modo di insegnare. Era proprio appassionato, infatti restavamo poi anche dopo la lezione, anche perché gli chiedevo io: maestro, possiamo sentire qualcosa di suo? E lui aveva soprattutto quelle registrazioni che non erano in commercio, che io ho sentito, e quindi aveva addirittura il registratore a bobine dove lui provava, per esempio, il Trovatore, questo lo dico a chi non lo sa dei miei colleghi, che lui il Trovatore lo provava tutto mezzo tono sopra, ma si faceva accordare il pianoforte mezzo tono sopra, poi arrivava così poi erano tutti più comodi a cantare. Esatto. Poi arrivava il maestro, io, guarda, oppure ti strangoli anche. Arrivava il maestro e lo faceva cantare direttamente, cioè il maestro non doveva neanche trasportare perché era già accordato così. E lui cantava e mi ha fatto sentire delle cose che adesso se l'avessimo sarebbero fantastiche. Però noi qualcosa ce l'abbiamo, vero Sara? Ce l'abbiamo, però. Sì, abbiamo qualcosa, abbiamo un tributo molto bello, molto carino che adesso lanciamo. Sì. Ma aspetta, perché volevo finire. Dovevi finire lui. Volevo finire perché mi faceva sentire anche gli improperi, perché c'erano anche le stecche, le cose. Sì, ma quelle mettiamo in più. Ecco. Quindi mi ricordo. Prepariamoci quei bip, vai. Mi ricordo che magari arrivava su un po' così e incominciava a dire delle cose e si sentiva Loretta, che era la moglie, Loretta Di Lelio, che arrivava e diceva: stai calmo Franco, non era poi così male. E lui no! Insomma, però questa faceva parte della passione del suo studio, di quello che è riuscito a veramente a far suo.
Era meraviglioso. Con il sudore. Era meraviglioso. Comunque il nostro meraviglioso Corelli era soprannominato Cosce d'Oro, comunque, proprio per il fatto che quando lui interpretava... No, Gambe d'Oro. Abbiamo una parentesi hardcore, vai. Cosce d'Oro sapevo, perché quando lui interpretava ruoli come Norma nel Poglione, in Norma, certo, aveva dei gonnellini molto 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 corti, aveva delle gambe stupende da attore di Hollywood, quindi questo è da dire. Comunque vediamo il nostro gonnellino corto, erano corti esatto, anche tutti gli altri. Esatto. Vediamo il nostro tributo. Buongiorno a tutti gli amici di Casa Callas. Oggi per me è un piacere parlare di Franco Corelli, mio grande amico, e quindi voglio ricordarlo in questo contesto con piccoli aneddoti. Una cena al ristorante, Franco era con molti amici di Ancona, c'era sempre il solito Scaravelli, c'era altra gente, c'era Loretta. Il cameriere gira per il tavolo per chiedere le ordinazioni, quando passa da Franco, Franco sospira incomprensibili parole. Il cameriere si volta e dice: che peccato, poverino. L'amico dice: scusi, per quale motivo che peccato, poverino? Dice: così bello e muto. Praticamente Corelli, quando era sotto impegno, non parlava più, sospirava. Lui era molto convinto, fermamente convinto che il parlare stancasse notevolmente la gola, le corde vocali, e quindi evitava di parlare, non parlava. Scriveva, qualche volta addirittura appunto scriveva. Le altre due ero presente io e sono successe a New York. Allora, un pomeriggio andiamo a fare shopping da Tiffany e Franco, come entra in questa bellissima struttura, viene assalito dalle donne, le donne da tutti grida, urla, autografi, e Franco si è divertito molto. A un certo punto una ragazza, avrà avuto 23-24 anni, si avvicina e dice: maestro, quanto è bello, ma perché non posso invitarla a cena? Mi piacerebbe molto relazionare con lei, parlare con lei. Lui ha detto: alle metà a cena ti posso raccontare una barzelletta o ti posso far soltanto ridere. E quindi un'altra cosa, finì una gran risata. L'ultima invece riguarda una cena tra me e lui. Eravamo a Planet Hollywood, lui voleva mangiare qualcosa di particolare, andavamo a mangiare messicano. Allora siamo stati, tutto è andato bene. A un certo punto, quando era ad andare via, ho visto Franco che si era rabbuiato. Dico: Franco, se qualcosa non va? No, dice: guarda, questo ristorante è da cancellare, non ci torniamo più. Perché? Che t'hanno fatto? Sono stati cortesi, sono stati gradevoli. No, dice: 1 ora e mezzo non mi hanno neanche riconosciuto. E quindi l'operazione finì lì. Ecco, queste sono è un piccolo spaccato di ricordi di Franco, quindi era un divo antidivo, però gradiva essere riconosciuto. Arrivederci a tutti e grazie dell'ospitalità. Vorrei commentare col maestro De Vivo gli anni di Corelli al Metropolitan, e Corelli ha cantato ben 15 stagioni d'opera. Lei, che ha diretto in molti teatri italiani, ci può raccontare un po' cosa succedeva anche nel backstage, ma anche come si sceglievano i cartelloni, le produzioni in questi anni del dopoguerra? Ecco, magari non dimentichiamo l'ansia dei cantanti che aspettavano la telefonata vicino al telefono, vicino al pianoforte un tempo, non come adesso, mentre sono in giro a rilasciare interviste, ecco. Ma al Metropolitan, dai tempi di Gatti Casazza, che con Toscanini all'inizio del Novecento hanno rinnovato la produzione del più grande teatro del Nord America, scegliere un cantante e farlo diventare il beniamino del pubblico americano era un'impresa particolarmente delicata. Corelli conquista subito il pubblico, e lo conquista proprio per questo cocktail di qualità straordinaria della voce, una presenza fisica attoriale da divo hollywoodiana e una sua musicalità e una capacità di comunicazione che
è molto particolare, se si pensa quanto difficile fosse per il Corelli fuori del palcoscenico comunicare con gli altri se non in un ambito molto ristretto e molto familiare. E questo cocktail però è veramente esplosivo. Le 15 stagioni di Corelli al Metropolitan non sono soltanto una pagina della storia del melodramma del Novecento, ma sono l'affermazione di una personalità che diventa personaggio. E diventa personaggio per la sua capacità di calarsi dei vari personaggi che interpreta. Cioè Corelli non fa solo se stesso. Corelli risponde all'esigenza del pubblico americano di avere la verità sul palcoscenico, e ce l'ha proprio perché, come diceva prima il maestro Vizioli, riesce ad aderire pienamente a quelle che sono le indicazioni del compositore, indicazioni che contengono insieme tutto ciò che serve per esprimere con la voce il canto e quello che serve per esprimere col corpo il personaggio. Sara, e Stefano, diteci qualcosa sulla lezione per voi lasciata da Corelli in questo senso, dal senso interpretativo. Come abbiamo detto, era un uomo anche molto riservato, quindi non aveva, diciamo, gli sprazzi da rotocalco. Ma il ricordo che io ho di lui quando l'ho visto lì al concorso, a parte questa bellezza, alto, ma era molto, molto gentile, molto riservato, e questa è una cosa spesso molto rara per chi riesce a raggiungere magari un grandissimo successo che lo travolge. Diciamo, non era sicuramente una persona che si era montata la testa, ecco, dopo un successo così straordinario come aveva avuto, dato le caratteristiche incredibili che aveva avuto. Ma volevo porre l'attenzione prima del debutto americano. La nostra beniamina Maria Callas è riuscita appunto a portare Corelli nella Vestale di Spontini nel 1954 in Scala, al Teatro La Scala. È stato il suo debutto ed è stato fondamentale perché Corelli da lì in poi è stato praticamente un decennio in Scala. Sì, a cantare le cose più importanti. Ricordiamo i vari 7 dicembre che sono stati tantissimi, a parte la Vestale con Maria Callas, poi ha fatto il Poliuto anche, Poliuto stupendo, sempre con Callas, Bastianini, sempre diretti da Botto, poi anche lì oltre alla Vestale e il Poliuto che erano già abbastanza sconosciuti, ha fatto la Battaglia di Legnano per esempio di Verdi, il Trovatore. Dopodiché la Cavalleria Rusticana con la Simeonato, e l'ultimo 7 dicembre è stato la Turandot con Brigitte Nilsson, diretto da Gavazzini. Aveva un buon carattere, quindi, e soprattutto le volte che ha cantato con la Callas. Guarda, il buon carattere non so, perché io ho sentito un'intervista che era abbastanza personale, così, abbastanza così creativa, in cui lui diceva: ma lei in che personaggio si identifica meglio? E lui diceva: io sono uguale a Don José. Quindi non lo so, buon carattere. Don José alla fine finisce per ammazzare la sua amata e diciamo dava un po' in escandescenze, quindi non so, apparentemente sì, era molto gentile, molto carino, molto umile. A questo proposito si può dire l'aneddoto di Birgit Nilsson. Dopo una prova con lui nella Turandot, con un bacio che si era trasformato in una specie di morso, perché non so, per dei rancori speciali, lei il giorno dopo non si presentò alla prova perché disse: mi sono andato a fare un'antirabica, perché era un po' nervoso. Però ecco, la cosa interessante è che noi per fortuna, io purtroppo non ho un'età che non ha toccato e purtroppo gli anni suoi gloriosi, anche se ho visto da ragazzo i suoi contemporanei del Monaco, di Stefano, Bergonzi tantissime volte, però ci sono per fortuna con la RAI delle testimonianze importantissime delle sue cose. Pensiamo, voglio dire, ai Pagliacci, pensiamo
c'è l'Andrea Chenier, c'è anche un film Tosca, appunto, sì. di Luca Cavaradossi. Quindi chi non ha avuto la fortuna di vederlo in scena, grazie a Dio, però devo dire che adesso uno dei grandi vantaggi di internet è che veramente si può raggiungere una conoscenza della sua aderenza al ruolo, dei suoi personaggi, del suo carisma e della sua gigantesca musicalità. Chiaro che era un artista completo, ma appunto pare con un carattere abbastanza più pepato di quanto non si voglia fare. Esatto. Volevo ricordare, nel 62 ci sono stati gli Ugonotti di Meyerbeer, un'edizione storica straordinaria diretta da Cavazzeni. È un'opera che sino a quel momento non aveva avuto una grande fama, ma è riuscito appunto ad averla grazie anche a Corelli. Sì. Abbiamo un altro contributo sai, Stefano? Sì, lo ma lanciamo. non lo sveliamo, lo facciamo andare. Lo lanciamo. Gli ultimi anni di Franco Corelli qui a Monte Carlo sono stato sempre con lui. Mi veniva a sentire cantare, uscivamo insieme. La particolarità di lui che era molto superstizioso, aveva sempre paura di tutto, e per raccontarvi, una volta andavamo al ristorante insieme, e lui era in macchina con me e sua moglie, e ci ha attraversato un gatto nero davanti, mi ha fatto fermare subito, mettiti qui sulla destra e aspettiamo. Siamo stati fermi 30 minuti a aspettare che passasse un'altra macchina o delle altre persone per ripartire per il ristorante. Questo era Franco, grande uomo e grande amico. Ciao Franco, ovunque tu sei. Volevo intanto chiedere a Stefano Vizioli qual è l'eredità più viva e palpabile di Corelli nella città di Ancona. Quello che posso dire da uomo di teatro è che, voglio dire, l'interpretazione di Corelli dovrebbe essere considerata un po' un esempio per tutti, soprattutto per i tenori che pensano che urlare voglia dire cantare. Cioè l'equazione urlo ergo sono tenore non va bene. E nel levare e nel capire la forza delle mezze voci, dei piani, dei pianissimi, dei filati che sono difficilissimi, tanto di tecnica, di respirazione, ma anche di sensibilità e di musicalità, di modo di sentire il carattere del personaggio. Quindi io credo che c'è una grande modernità nell'esecuzione di Corelli, una grande modernità che dovrebbe essere d'esempio per far capire che o uno è un tenore o uno è un artista. Sono due cose che certe volte possono essere un po' diverse, ecco, diciamo. Certo. C'è questo Ma maestro, adesso che lei è anche regista di tante opere moderne, l'opera moderna spesso è molto minima alla scena, quindi anche i cantanti probabilmente si sentono investiti di dover urlare alcuni per riempire l'aria. Non credo proprio, penso sempre che sia una questione, voglio dire, di intelligenza interpretativa. Un buon spettacolo non è detto che debba essere un ricco spettacolo, ma è, come dire, una onestà intellettuale da parte di chi lo propone. Cioè, l'onestà intellettuale vuol dire, prima di tutto, amare lo spartito. Molto spesso si vede nella composizione, nello spartito, un nemico allo spettacolo, mentre invece io credo che l'universalità atemporale delle grandi composizioni, da Coronazione di Poppea a Wozzeck, anche a oltre, è data proprio dal fatto che un capolavoro non ha bisogno di una identificazione, come dire, cronologica per essere definito più o meno un capolavoro, perché appartiene o viene fatto come veniva fatto 300 anni fa. Noi non siamo il pubblico di 300 anni fa. Dobbiamo capire come ci può arrivare quello stesso tipo di, appunto, di profondità creativa che taglia trasversalmente i secoli, per cui lo spettatore, come dicevo prima, resta inchiodato con la stessa commozione di uno spettatore di 300 anni fa e con i prossimi 300 anni. Ma come dicevo, non è dato dal look, e poi non è dato dal look, non è dato dai jeans, non è dato dalla voglia di stravolgere, ma non è nemmeno dato da una ricostruzione necrofila e archeologica dell'opera. Giusto. Per quanto riguarda Ancona, che è la città di Corelli, che è intitolato a Corelli il Teatro delle Muse, il 2021 era una data molto importante. Celebrare Corelli significa anche spazzare via il mito
un Corelli che non amava la sua città e di una città che non amava il suo tenore. E lo abbiamo fatto al Teatro delle Muse attraverso un'iniziativa fortemente voluta dal comune. Abbiamo avuto una serie di manifestazioni, abbiamo dedicato a Corelli l'intera stagione lirica. L'apertura di queste manifestazioni è stato un concerto di Juan Diego Flores, che aveva ricevuto anni fa il premio Corelli e che condivide con Corelli una serie di ruoli e appunto quelli che abbiamo citato, quelli dell'opera del primo Ottocento, ma anche dell'opera francese, quindi ha cantato Werther, ha cantato Romeo, anche Lucia di Lammermoor, e poi un ruolo che Corelli non ha frequentato moltissimo, ma che comunque ci ha lasciato delle meravigliose testimonianze, che è il Rodolfo della Bohème. Nel frattempo il Museo Omero ha voluto dedicare una grande mostra a Corelli. Il Museo Omero è il museo tattile, l'unico in Italia dove chi non vede può toccare le opere d'arte e chi vede può abituarsi ad apprezzarle e quindi ricevere degli stimoli diversi da quelli della vista. E così Corelli, in mezzo alle opere d'arte, ha visto esposti alcuni suoi costumi, alcuni suoi oggetti che ne testimoniano una straordinaria carriera. Maestro, adesso visto che noi abbiamo creato Casa Callas e a Napoli hanno creato Casa Caruso, speriamo che ad Ancona vogliano creare una Casa Corelli per questo grandissimo personaggio. Ecco, invece nell'area curiosità su Maria Callas, Marta Liuzzo di Faenza ha trovato la torta mia di Maria, quindi noi pubblicheremo la ricetta sul nostro sito, però invitiamo a mandare anche ovviamente la fotografia. A proposito di cucina, però andiamo a tavola con Franco Corelli per scoprire i suoi piatti preferiti, ma anche i suoi drink, non è vero? Sì, lui amava cucinare e cucinava, a quanto mi dicono, praticamente senza sale. Ma per quanto riguarda le ricette le sveleremo nella prossima puntata dedicata a Corelli. Diciamo però però c'era un cocktail dedicato a lui che si chiama Corelli 54 sì. E c'era la versione sia alcolica che quella analcolica, con la speranza che qualcuno che prende questo cocktail possa far venire fuori finalmente una voce, una vocalità come lui, da lirico spinto, ecco, drammatico, ecco. Allora speriamo che qualcuno voglia inventare un Corelli 2021 per festeggiare il suo anniversario. Sentiamo però adesso in conclusione di puntata che cosa stanno preparando i nostri ospiti. Quindi subito Stefano, lei dove potremo applaudire i suoi lavori. Voglio imparare immediatamente il cocktail Corelli 54. Anch'io. Il mio prossimo no, ho finito l'altro ieri il Vert, che è una produzione che ha girato parecchio e di cui adesso si prospetta una ripresa ad aprile di nuovo, quindi insomma sono contento di questa produzione che sta girando piuttosto bene. Poi Un paese del sorriso di Lear, che è un debutto appunto nell'operetta. Io non ho mai fatto operetta, quindi sono terrorizzato perché l'operetta secondo me è il genere più difficile da mettere. Ma sei diretto sull'Himalaya, Stefano? Ormai nulla mi ferma e infatti sì, e poi appunto vado avanti sempre con questi progetti interculturali. Infatti in Cambogia, dove si vuole fare questo lavoro un lavoro sul flauto magico di Mozart, commisto con le arti performative cambogiane, quindi insomma il teatro delle ombre, le danze delle sacerdotesse, insomma mischiando un po'. Questo è già stato appunto l'esperimento fatto col Bhutan, fatto poi in Giappone con Japan Orfeo, adesso Mozart ad Angkor, appunto del Cambodia Magic Flute, che è un progetto molto, molto complicato, per cui non so, vorrei tanto fare una bella tosca a Gabich una volta nella vita, invece maestro invece di vivo. Io mi sto occupando delle prossime programmazioni del teatro di Ancona, del Teatro delle Muse di Ancona e dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, che è la più antica istituzione formativa per giovani cantanti, che forma una trentina di artisti che vengono da tutte le parti del mondo in Italia per perfezionarsi nel canto.
e poi mi dedico alle mie attività, sia quelle saggistiche sia la scrittura di libretti d'opera, perché ritengo che se vogliamo far vivere l'opera dobbiamo scrivere opere nuove e scriverle in modo tale che il pubblico le capisca, possa aderire alla musica, alla storia, possa capirne il testo e si possa divertire, come avveniva nei secoli passati, quando il pubblico andava a teatro con lo stesso piacere con cui oggi vede un film di successo o va allo stadio. Bello, bello. Allora, abbiamo un altro contributo che lanciamo adesso. Grazie, grazie. Amici della lirica di Casa Callas, buonasera. È con piacere che colgo l'invito dell'amica Sara per raccontarvi un incontro straordinario nel luglio del 72 tra un grandissimo tenore dei primi del Novecento e Franco Corelli, che in quel periodo era appunto in arena per Hernani e Aida. Questo tonalista Renzo Allegri, quasi per ridare quello che con torto è stato tolto a questa persona, che doveva, secondo lui, per i meriti artistici che aveva avuto, essere riconosciuto come tale, ha pensato, dovendo intervistare Corelli, di invitarlo a pranzo in questo ristorante. In quel giorno Corelli è andato accompagnato dalla moglie e dall'altro signore, e loro tre, compreso il giornalista, hanno pranzato. Corelli e Lugo non hanno preso che un caffè e un bicchiere d'acqua. Per 4 ore, fino alle 16 del pomeriggio, hanno chiacchierato, passeggiato nel parco di questa villa, che ovviamente si chiamava Villa Vento, perché Lugo, in una canzone di Bixio, aveva cantato allora la mia canzone al vento, e si sono raccontati, e nella ricerca così incuriosita di Corelli, capire come Lugo riuscisse a fare determinate cose nell'arte che ha avuto e nello spazio che ha avuto in quei tempi. E la cosa che appunto è rimasta nel segno, ha visto una emozione trasparire, una gioia, una rinascita quasi del personaggio di Giuseppe Lugo, che ha avuto il piacere di essere riconosciuto quale era come cantante, ma da chi? Da un tenore che in quel momento era ai massimi livelli. Perciò è stata una giornata emotivamente forte, veramente ha lasciato il segno anche in questa persona, che lui dice: io ho 84 anni e mezzo, ma ricordo quel giorno come uno dei giorni più belli della mia vita, perché a sorpresa ho provocato un incontro che mai mi sarei aspettato fosse o potesse diventare così importante per entrambi. Noi nel nostro piccolo da 25 anni facciamo concerti in suo onore. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo particolare vi sia piaciuto. Qui il Corelli ha sicuramente dato una gioia immensa. Grazie a tutti, vi saluto e buona visione. Grazie. Prima di lasciarci, anche da voi qualche novità. So che avete ricevuto una bellissima chiamata. Sarebbe un video contest, la terza edizione del disco novità, perché noi stiamo facendo degli importanti progetti crossover. Da un po' uno di questi era andato appunto a più di 1 milione di streams, e adesso ringraziamo Ciro Imperato della Tilt Music Production, che ci sta producendo in questi altri 2 brani che usciranno fra circa 2 o 6 mesi, insomma adesso vediamo l'uscita. Lo ringraziamo perché ci ha coinvolto in questo video contest, dove ci sono anche Jalis, insomma siamo in giuria. Noi saremo in giuria. Saremo in giuria e sarà appunto nel periodo di maggio. Nel frattempo stiamo preparando ancora i nostri brani. Il videoclip di Miraggio, che è il brano che sta andando molto bene, prodotto appunto dalla Tilt Music Production e distribuito dalla Sony Music, e poi la Carmen, che ci vedrà protagonisti quest'estate in Svizzera, e speriamo bene per l'enorme Covid che non sa. Io voglio venire a vedervi. Sì, ma siete tutti invitati, se vi fa piacere avremo il piacere di invitarvi. Poi avrò il debutto nel Prigioniero di Dalla Piccola alla Barbie Canol, con la direzione di Pappano e la London Pappano, Symphony e lo Stifelio a Dijon.
si riprende piano piano, sì e no, però queste sono le cose sicure. Bene, grazie ai nostri ospiti, il maestro De Vivo e il regista Stefano Vizioli per la partecipazione a questa speciale puntata su Franco Corelli. Grazie anche ai nostri esperti, mezzosoprano Sara Punga e Stefano Secco. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Casa Callas. Arrivederci a tutti e soprattutto buona musica. Grazie a tutti. Ciao. Baci.